Adesso chiamo, eccola qua, la professoressa Granucci dello SPOC 5. Allora, grazie mille per questo meeting molto interessante. Allora, io coordino lo SPOC 5 che riguarda la generazione di nuovi farmaci. In questo SPOC sono coinvolti in totale 56 ricercatori, di cui 40 sono i PI che hanno praticamente il CV esposto nel progetto, e poi gli altri sono ricercatori, giovani ricercatori che sono stati assunti per il progetto. Però devo dire che ci sono anche molti altri ricercatori che lavorano in questo progetto, che non hanno il CV esposto, e che sarebbe comunque interessante trovare il modo di riconoscerli all'interno del progetto. Come vedete sono coinvolte 9 università e poi c'è una casa farmaceutica, quindi ci sono degli enti privati e 2 IRCS, l'Istituto Superiore di Sanità, e un ente morale che è l'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri. E poi c'è una fondazione che è la Toscana Life Science. Allora, questo SPOC ha praticamente 4, è composto da 4 work packages, quindi ciascuno di questi work packages ha una sua missione particolare, poi questi work packages sono a loro volta suddivisi in task che rappresentano effettivamente i singoli progetti. Il Work Package 1 ha lo scopo di identificare nuove molecole, quindi nuovi potenziali farmaci importanti per la cura di malattie genetiche dovute alla presenza di codoni di stop in alcune proteine fondamentali, oppure mutazioni che causano il misfolding proteico. Il Work Package 2 invece si occupa dell'identificazione di nuovi potenziali farmaci in grado di attaccare ed eliminare cellule pericolose. Il Work Package 3 studia il microbiota associato a, quindi, per esempio a malattie, quindi la disbiosi associata a malattie oppure presente in individui che fanno terapie croniche o terapie antitumorali. E invece il Work Package 4 si occupa di riposizionare farmaci per la cura di malattie quali ad esempio le malattie del fegato o malattie rare come le primary immunodeficiency diseases. Allora, tutti i task sono praticamente partiti, quindi tutti i progetti sono partiti, alcuni hanno una percentuale di raggiungimento maggiore rispetto agli altri, perché ovviamente alcuni progetti sono partiti prima degli altri, però effettivamente diciamo, non abbiamo particolari problemi da un punto di vista scientifico. Allora, dove stiamo andando? Quindi lo SPOC 1, come vi dicevo, ha come scopo fondamentale quello di identificare nuovi potenziali farmaci per il trattamento di malattie genetiche, e quindi avrete poi una presentazione nello specifico questo pomeriggio, e già hanno identificato questi nuovi potenziali farmaci e quindi sono attualmente allo studio per capire effettivamente la funzionalità di queste molecole, ad esempio nel trattamento della fibrosi cistica. Nello SPOC 2 invece vi dicevo, lo SPOC 2 si occupa della identificazione di nuovi potenziali farmaci in grado ad esempio di attaccare cellule pericolose da una parte, e dall'altra invece l'identificazione di nuovi potenziali farmaci per malattie autoimmuni. Quindi per quanto riguarda cellule pericolose, quindi essenzialmente cellule tumorali,
Lo SPOC si occupa di generare, di produrre nuove, ad esempio, nuove cellule CAR-T in grado appunto di attaccare cellule tumorali essenzialmente, soprattutto in tumori solidi, e nuove CAR-T bispecifiche. Oppure anticorpi in grado appunto di colpire le cellule tumorali, diciamo colpendo, riconoscendo specifici marcatori tumorali. E un'altra parte invece del progetto si occupa di identificare delle vie metaboliche che possono essere colpite per ottenere delle funzioni immunomodulatorie. Per quanto riguarda invece la parte delle malattie autoimmuni, il progetto, questo Work Package 2 porta avanti un progetto molto innovativo, cioè praticamente il targeting degli antigeni potenziali autoantigeni nel fegato per ottenere tolleranza, perché il fegato è un organo altamente tollerogenico e quindi il targeting di questi antigeni nel fegato può indurre cellule T regolatorie che quindi possono bloccare la malattia autoimmune. Infine poi c'è il Work Package 3 che invece si occupa di studiare il microbiota in condizioni di disbiosi, e quindi praticamente anche su questo avrete poi una presentazione e un poster stasera, quindi insomma vado veloce su questa parte. Comunque essenzialmente stanno portando avanti molti studi essenzialmente in coorti di pazienti affetti da tumore per vedere come il tumore altera questo microbiota. E infine nel Work Package 4, vi dicevo, sono stati identificati molti farmaci che possono essere riposizionati e che quindi sono attualmente allo studio per la cura appunto di immunodeficienze primarie che hanno anche una ripercussione gastrointestinale, oppure di malattie del fegato. E inoltre all'interno di questo Work Package si studiano anche nuovi radiofarmaci, quindi nuovi radionuclidi legati a molecole che possono essenzialmente targettare cellule tumorali. Dove saremo al mese 36, ovviamente ci aspettiamo che tutti questi studi siano validati, anche se chiaramente questa sarà la base per ottenere eventualmente in futuro nuovi farmaci. Ecco, proprio per questo vorremmo che tutta questa ricerca che stiamo facendo su questi nuovi potenziali farmaci non venga perduta, e quindi alla fine del progetto, ovviamente tutti noi speriamo che il progetto sia rifinanziato, ma comunque ci stiamo organizzando per ricercare finanziamenti, possibili partnership con il privato, pensare a appunto trasferimento tecnologico, sviluppo di nuove linee di ricerca che possono generarsi proprio da queste linee di ricerca che abbiamo portato avanti, e poi non ultima la formazione, perché tutto il know-how prodotto non venga dissipato ovviamente. E riguardo alla formazione, alta formazione, ad esempio proprio la prossima settimana abbiamo un corso di multiplex imaging proprio all'interno di questo partenariato. E grazie per l'attenzione.